Ciao, salve a tutti! Ghosting del narcisista, quando il narcisista chiude e sparisce senza più dare segni. Questa è una pratica molto dolorosa per le vittime di questo comportamento che si chiama ghosting, che consiste nel chiudere una relazione sentimentale sparendo, svanendo nel nulla, senza dare alcuna spiegazione e con un diniego totale a ogni confronto da parte di chi ha chiuso. E poi sparire senza più farsi sentire, dileguarsi praticamente nel nulla. Di solito questa modalità, contrariamente a quello che si pensa, non è frequente un narcisista. Non è il manipolatore narcisista quello che mette in pratica solitamente questa modalità, che semmai è più frequente un border, un istrionico. Ma vediamo il caso di un narcisista o di un archiborder quando chiude in questo modo, facendo quindi ghosting. Perché fa così? Perché un narcisista chiude ermeticamente ogni contatto dall'oggi al domani. Se è preceduto un litigio sarà una buona scusa per il narcisista di darsi latitante sine die. Ma in quel caso si tratterà appunto pur sempre di un pretesto. Cambia naturalmente nel caso che tu abbia avuto un rapporto di lunga durata con un narcisista o se invece la relazione sia durata solo qualche mese o non più di un anno. In questi casi sembra molto più facile per chi fa ghosting chiudere ogni ponte e contatto, nel caso la relazione sia quindi durata non molto. Ma in realtà per un narcisista cambia poco e veramente poco che una relazione sia durata a lungo o poco tempo. Noi, o perlomeno chi ama, chi si lega affettivamente a chi ha avuto dei rapporti importanti, può dare un significato diverso, un valore diverso e maggiore a un rapporto se è durato molto di più. Per un narcisista non è affatto così. Un narcisista, e mi riferisco sempre anche alla donna narcisista, non ha una percezione del tempo basata sul sentimento. Quindi veramente cambia poco che un rapporto, una relazione che il narcisista abbia avuto sia stata di lunga durata o di breve durata. Quando noi dismettiamo un cappotto o una giacca, per fare un esempio che renda un po' l'idea, e passiamo ad un'altra più nuova e bella e magari è in realtà percepita più bella perché è nuova, perché evidentemente anche la vecchia giacca quando l'abbiamo comprata ci piaceva. Ma ormai se l'indumento è cosa vecchia non lo percepiamo nemmeno più come un abito, appunto, ma come un indumento da dismettere. Insomma, non ci piangiamo di certo sopra. E come per noi un abito, per un narcisista, è poco più o molto meno un partner, o nello specifico un ex o una ex. Il valore affettivo quindi è minimo, non è un'esagerazione il parallelo, questo avviene nell'intimo di un narcisista, avviene proprio così, che l'oggetto ad un certo punto non serva più, non emozioni più. C'è quasi sempre un disturbo correlato ad una fuga senza parole e in questo modo apparentemente risolutiva, intimamente risolutiva, perché è un modo di chiudere un rapporto che denota certamente debolezza. Molte volte infatti dietro a questa modalità si nasconde non solo la mancanza di volontà al confronto, ma anche l'incapacità al confronto, quando non il semplice evitare di assumersene l'incomodo. E se a volte la vergogna, perché per quanto il narcisista sia apparentemente esente da questo stato d'animo, c'è pur sempre un senso di inadeguatezza in lui. Nel caso specifico del ghosting si tratta del senso di inadeguatezza nei confronti di un rapporto che non si è consumato in termini affettivi, ma esclusivamente in termini emotivi e a volte poco anche in termini emotivi. In questo caso è chiaro che è difficile chiarire perché in casi di questo tipo quale confronto ci potrà mai essere. Non si tratta infatti di lamentare aspetti lacunosi della relazione, ma si tratterebbe semmai di ammettere che un sentimento non c'è mai stato. La fuga quindi in questi casi sembra la soluzione più facile e meno gravosa, meno imbarazzante anche, se mai si possa parlare di imbarazzo nel caso di un narcisista. In realtà, come dicevo, il narcisista non chiude generalmente mai ermeticamente una relazione.
non pone un muro invalicabile se non in una prima momentanea fase, quella in cui il narcisista recita la parte offesa e arrabbiata, e non per nulla il narcisista non prova imbarazzo nel chiudere una relazione. Ma c'è anche da dire che se, ad esempio, e facciamone uno di esempio, il narcisista ti ha nascosto a lungo una relazione parallela e il suo orgoglio lo spinge a non mettere voce o sollevare la questione, è molto più facile, anche per il proprio orgoglio, darsi latitante in modo indefinito. Il narcisista non sente e non ritiene di avere la coscienza sporca, ma vediamo che di fatto tante e tante volte si comporta proprio come se l'avesse. Perché se un essere umano tra noi ritenga di aver avuto un rapporto sentimentale, di amicizia importante o perlomeno di un qualche peso, ma anche se non ritenga che sia stato così importante, nulla toglie comunque, nulla vieterebbe di intrattenere un civile scambio. Tralasciamo il confronto per il quale ciascuno può avere in fondo il diritto, se non la gentilezza, di soprassedere o di voler soprassedere, ma una minima e urbana interazione sarebbe sintomo di presenza a sé e alla propria vita, invece che sintomo di negazione di sé, in ultima analisi. E dimmi tu come la pensi anche in base a un'esperienza che magari hai fatto proprio in proposito a una chiusura netta di un ex o di una ex che sono spariti nel nulla, senza magari nemmeno tante spiegazioni. Possiamo eventualmente approfondire una tua situazione personale anche in un caso come questo in cui l'ex o la ex si sia dileguato per cercare di capire e gestire anche i tuoi stati d'animo. Quindi se è il caso di agire oppure se è invece il caso di cercare di chiudere intimamente la relazione con il minore della sofferenza possibile e riprendendo in mano la vita e la gioia di vivere. Un abbraccio forte, ci sentiamo presto, grazie sempre della tua straordinaria presenza e ti lascio questa volta con il rumore delle onde. Un abbraccio forte, a presto, ciao, ciao ciao.